Sanità 2026. Il furto che nessuno ti dice. Dati shock. Ti sei mai chiesto perché paghi 2 volte per la stessa cosa? Ti sei mai chiesto perché i tuoi contributi in busta paga finanziano un sistema che, quando ne hai davvero bisogno, ti lascia aspettare mesi oppure ti spinge direttamente dal privato? Immagina di pagare migliaia di euro l'anno per un'assicurazione che, nel momento del bisogno, ti risponde con un messaggio preregistrato. Nel 2026 la sanità pubblica italiana ha smesso di essere un diritto ed è diventata una tassa patrimoniale mascherata. Oggi il tuo stipendio viene drenato 2 volte, prima dallo Stato per servizi che non ricevi e poi dalle cliniche private per cure che non puoi più rimandare. E non è un'opinione, sono i numeri del Ministero della Salute e dei rapporti GIMBE. Fondo Sanitario Nazionale a 142,9 miliardi per il 2026, ma con un gap cumulato di 17,5 miliardi negli ultimi anni. E resta con me in questa analisi profonda perché oggi ti mostro come trasformare la tua salute nell'unica forma di elusione fiscale lecita rimasta. Il quadro generale. Benvenuti. Oggi andiamo a dissezionare il bilancio dello Stato con i dati alla mano. Il Fondo Sanitario Nazionale per il 2026 è fissato a circa 143 miliardi di euro. E sembra una cifra record, vero? Ma è qui che inizia l'inganno. Se sottraiamo l'inflazione e consideriamo che il rapporto spesa-PIL resta intorno al 6,1-6,15%, scopriamo un definanziamento reale cumulato di oltre 17 miliardi negli ultimi 3 anni. Risultato? Meno cure pubbliche e più costi privati. Useremo i report ufficiali Istat, OCSE, Agenas e GIMBE. L'obiettivo non è allarmarti, ma di darti la mappa per uscire dalla gabbia dei malati tassati. Procediamo con calma, passo dopo passo. Il crollo programmato. Iniziamo dal nucleo. Il sistema sanitario nazionale sta transitando forzatamente verso l'assistenza minima. Il rapporto GIMBE documenta un gap di circa 6,8-9,2 miliardi per il 2026 rispetto alle proiezioni necessarie per garantire i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Le liste d'attesa non sono un errore, sono un meccanismo sistemico. A febbraio 2026, nonostante il DL liste d'attesa, mancano ancora decreti attuativi chiave e la piattaforma nazionale di Agenas resta limitata a dati aggregati. L'OCSE conferma tempi medi superiori alla media europea per molte branche specialistiche. Nel 2026 il 70% delle famiglie italiane ricorre al privato per non aspettare mesi per una risonanza o una visita oncologica. Guardate questi dati. La spesa out of pocket, o meglio i soldi che tiri fuori di tasca tua, ha sfondato i 41 miliardi di euro nel 2024, con un trend di crescita notevole. Ciò significa che hai pagato il 9,19% del tuo salario lordo in contributi per finanziare un servizio che, quando serve, ti rimanda al privato. Una famiglia media oggi spende tra i 1.500 e i 2.000 euro extra annui. Sostanzialmente è un'imposta occulta del 3,5% sui tuoi consumi. E al sud questo impatto è triplo. È questo il furto, un trasferimento forzato di ricchezza dai tuoi risparmi verso cliniche e intermediari. L'inganno del fondo privato obbligatorio. Passiamo ai fondi sanitari integrativi. Nel 2026 coprono 16 milioni di iscritti. Sembrano un vantaggio fiscale, con deduzioni fino a 3.600 euro.
Ma chi ne beneficia davvero? Le assicurazioni. Legati ai contratti collettivi come il multiservizio o il bancario, questi fondi drenano quote di salari per darle ai gestori privati. La trappola è nelle clausole vessatorie. Coprono le pulizie dei denti e dei check-up generici. Ma cosa succede se hai una patologia cronica grave? I massimali per i ricoveri sono spesso ridicoli, sotto i 50.000 euro. Le franchigie arrivano al 30% per cure riabilitative. E le patologie preesistenti? Quasi sempre escluse. Stiamo pagando una rete bucata. È un modello che non risolve il problema della salute, ma garantisce un flusso costante di liquidità alle compagnie assicurative, lasciandoti scoperto proprio quando il gioco si fa duro. IT Wallet e il punteggio di salute. Marzo 2026. L'ecosistema dati sanitari è pienamente operativo sull'app IO. La tua cartella clinica è ora un database integrato nel tuo IT Wallet. Ma non è solo una comodità. Gli algoritmi iniziano a orchestrare i processi. Un report Anitech Assinform rivela che l'intelligenza artificiale ora analizza la appropriatezza delle tue prescrizioni. Quindi emerge un punteggio di salute implicito. Se i dati dei tuoi wearable o le tue abitudini di acquisto tracciate indicano uno stile di vita sedentario o rischioso, i premi delle assicurazioni integrative aumenteranno. Passiamo dalla medicina come aiuto alla medicina come monitoraggio costante per fini fiscali. La tua compliance digitale diventa il parametro per pesare quanto costi al sistema. E in un mondo digitalizzato, la tua privacy biologica è la prima linea di difesa della tua libertà economica. La salute come unico asset sicuro. Ecco il cambio di paradigma. Se il sistema ti tassa come un rischio, l'unica illusione lecita è la salute proattiva. Dati della Ragioneria Generale dello Stato. La spesa farmaceutica cronica è fuori controllo. Ma se esci dal circuito dei farmaci cronici, attraverso la prevenzione sovrana, il risparmio per il tuo nucleo familiare è stimato tra il 25 e il 40%. Non è solo una scelta etica, è un calcolo matematico. Un detox profondo dai metalli pesanti e dalle tossine ambientali tramite la zeolite clinoptilolite, che potete approfondire anche con gli studi SuperMed, riduce drasticamente l'infiammazione sistemica. Meno infiammazione significa meno visite, meno esami, meno farmaci. Sul mio blog trovate i protocolli per trasformare il corpo in un asset sicuro, non in una passività per lo Stato. L'autarchia. La tua via di uscita? Smetti di aspettare che lo Stato ti curi. I bilanci dicono che non lo farà, o comunque non lo farà come dovrebbe. Dobbiamo costruire un'autarchia medica, una sorta di cassetta di pronto soccorso sovrana fatta di conoscenza. Nei prossimi video, e in alcuni già presenti, approfondiremo o potete approfondire strumenti come il CDS per il supporto detox e la biorisonanza per l'equilibrio bioenergetico. Non arrabbiarti per le tasse, usa quell'energia per capire come non aver mai più bisogno del loro sistema, o quantomeno il meno possibile. Conclusioni. Non essere un numero del loro database. Diventa un sovrano del tuo corpo. E se ti dicessi che il vero pericolo non è quello che paghiamo, ma anche quello che ingeriamo ogni giorno senza saperlo? Nel prossimo video che pubblicherò analizzeremo un tema che sta emergendo con forza nei laboratori indipendenti e nei rapporti scientifici più recenti. Analisi shock plastica nelle vene. Micro e nanoparticelle di plastica che circolano nel nostro sangue, nei tessuti e persino nel cervello.
Quanto contribuiscono all'infiammazione cronica che ci rende rischi per il sistema? E soprattutto, quali sono le strategie concrete per ridurre l'accumulo e proteggere la tua sovranità biologica? Tutte le fonti citate, Gimbe, Istat, Ox, sono ricercabili per la tua verifica personale. Iscriviti e attiva la campanella per i prossimi capitoli sulla sovranità fisica. Visita il blog oppure unisciti al mio canale Telegram per le guide pratiche. Trovate tutti i link in bio. Resta sano, resta libero, resta sovrano. Grazie dell'attenzione. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.